Ciao a tutti, E benvenuti al nostro podcast, una tazzina veloce. il podcast di Italiano Espresso. Abbiamo la nostra moka e dietro abbiamo l'altra nostra moka, il gatto. Di cosa parliamo oggi, Francesca? Allora, oggi parliamo di un grosso problema che affligge in particolare me, ma anche Niccolò, Mm, ed è il problema di non sembrare italiani. Pensavo che Ok? il problema che affligge Francesca è Niccolò, cioè essere sposata con me. Ma a Anche. parte quello, il sembrare italiani, questa è una cosa molto interessante. Mhm. Sapete che sia io che Francesca abbiamo vissuto all'estero, io ho vissuto un anno in Australia, Francesca ha vissuto un anno negli Stati Uniti. Io questa cosa del non sembrare abbastanza italiano l'ho provata sulla mia pelle, nonostante abbia magari una carnagione che non è molto scura, ma non è neanche chiara come quella di Francesca, che ha questi occhi azzurri molto, no? Che non sembrano molto italiani. Dovete immaginare che all'epoca non avevo la barba e quindi ho trovato molte persone che mi hanno detto: ma tu non sembri italiano. Mm. In particolare perché avevo, diciamo, un ottimo livello di inglese, quindi si aspettavano magari che io mi esprimessi un po' come Super Mario, no? It's a me, Mario, I speak English. Quindi questi Sì. sono stato quello che ho provato io. Tu invece? Sì, non sempre è una questione solo di apparenza fisica, come diceva Nicolò, può essere anche la competenza linguistica, no? Una persona si aspetta che tu abbia un certo accento quando parli inglese, o anche quando parli italiano, che gesticoli molto, ma non tutti gli italiani gesticolano moltissimo, è una cosa molto personale Vero? quanto usiamo i gesti. Per me in particolare lo vivo molto in Italia, in Mm. realtà, questo problema. Cioè, le persone veramente non pensano, non credono che io sia italiana. Ok? È vero, Non ci infatti, credono. abbiamo già forse raccontato, ma una volta stavo camminando con il mio capo, il capo dove lavoro, e a un certo punto mi ha chiesto: ma tua moglie di dov'è? E io gli ho risposto che viene da un paesino in provincia di Modena, diverso da quello da cui provengo io. Lui mi ha risposto: no, ma intendo veramente di dov'è, come dire, no? E io ho detto: di quel paese lì. Fa, ah, ma non è straniera? Gli ho detto: no, è italiana. Ma i suoi genitori no, sono italiani anche loro, sono italiani penso da sempre, insomma, vabbè, dobbiamo andare molto indietro per trovare magari. Eppure faceva fatica a crederci veramente, perché Francesca ha l'aspetto magari più a cui siamo più abituati nell'Est Europa, quindi è anche molto alta Francesca, è alta come me, quindi 1,85 m circa, e questo non è magari tipico delle ragazze italiane, abbiamo magari un'altezza media per le donne, ma anche per gli uomini più bassa rispetto a altri paesi europei. Io vedo i norvegesi, gli svedesi sono altissimi e le ragazze sono altissime, in Italia è più raro. Poi ha una carnagione chiara, gli occhi azzurri e quindi questa cosa la fa passare spesso per straniera. Questo ci Esatto, diverte sempre molto. esatto. Addirittura delle persone dell'Europa dell'Est, loro stesse, polacche e ucraine, mi hanno È vero? chiesto se io fossi polacca o ucraina. No, cioè, no. La risposta semplice è no. E sembravano anche non crederci, perché ho assistito a queste conversazioni. La risposta era: ah, sì, sei italiana, certo. Una cosa che invece è capitata a me, abbiamo detto finora che quindi si viene scambiati per noi italiani cioè, si pensa che dobbiamo essere italiani se parliamo in un certo modo, se abbiamo la carnagione di un certo modo. A me è capitata un'altra cosa, quando ero in Australia un mio collega mi ha offerto, mi ha fatto assaggiare una pasta asciutta che aveva una pasta che aveva cucinato la madre di questo ragazzo e mi ha detto, lo so, non è come quella che tua nonna faceva in Italia, perché per loro, no? Noi abbiamo questa cosa per cui ogni volta che assaggiamo del cibo italiano, tipo il ragù, le meatballs, la pasta, diciamo, oh, it's not like the one my nonna used to make. Ma io gli ho detto no, che mia nonna tra l'altro non mi cucinava, non mi ricordo, ma essendo piemontese mia nonna non faceva la pasta o il ragù. Però secondo loro io dovevo arrabbiarmi, dire ah, quello di mia nonna è più buono. Mm. Ma no, non è successo e ci è rimasto molto male questo collega. Ma come? Non dici? Perché di solito gli italiani, quando gli fai sentire del cibo, dicono ah, mia mamma lo fa meglio, mia nonna lo fa meglio. Sì, è possibile, molti italiani lo fanno paragoni con la cucina della loro famiglia, certamente, però non è obbligatorio No, commentare infatti sempre non è tutto. obbligatorio arrabbiarsi o magari bere un caffè e dire ah, ma quello in Italia è più buono. Cioè non siamo così odiosi, Mm. magari
Sì, capita, se ci portano una pizza e ci chiedono com'è, magari potremmo dire, ma è un po' diversa dalla nostra, no? Mm. Invece secondo loro noi dovremmo arrabbiarci, dire cos'è questo schifo, la vera pizza è in Italia. Ma no, Esatto. non siamo maleducati, ecco, di base non siamo Mm. maleducati. Sì, sì, anche quando io ho vissuto negli Stati Uniti, mi veniva in mente la questione della lingua, no? Mi dicevano, ma come non hai un accento italiano? No? Cioè, a quanto pare io ho un accento straniero, ma non è così facile capire che sono italiana quando parlo inglese. Non, non lo so, non so se questo sia vero. E poi un'altra cosa che gli stranieri si aspettano negli italiani spesso, purtroppo, è una cosa negativa, è la disonestà, no? È vero, è Mhm. vero. Ah, voi italiani non rispettate mai le regole, dai, sappiamo che... Invece no, sono sorpresi. A me è capitato anche, ad esempio, mi è capitato una volta che un mio collega australiano mi prendesse da parte e mi dicesse, conoscerti ha cambiato molto la mia concezione degli italiani, perché come riferimento lui aveva questo nostro collega che era italo-australiano, diciamo che era un po' un ragazzaccio, ecco, faceva cose un pochino molto, cioè un pochino al limite della legalità, diciamo, e a volte no, tutti lo prendevano sul ridere perché lui magari si giustificava col suo essere per metà italiano, quindi ah, ma noi in Italia facciamo così, i miei genitori mi hanno insegnato così. E questo mio collega mi ha detto, dopo che ho conosciuto te, sono molto sorpreso, perché prima pensavo che voi italiani foste tutti come quel mio collega italo-australiano, Mhm. e che tra l'altro era anche a livello di aspetto, era estremamente, a livello di stereotipo, estremamente italiano. Cioè aveva Mhm. veramente proprio la carnagione scura, questa barba, questi peli, questo muscolo, cioè un bellissimo ragazzo, sempre vestito bene. E io gli ho detto no, cioè, siamo così, abbiamo voglia di lavorare anche noi, Mhm. lavoriamo, Sì, studiamo, gli ho detto che ero laureato in legge, dico, ah, laurea, sì, sì, cioè, abbiamo l'università, anzi sono anche molto buone. Quindi a volte è un po' brutto, ecco, quello che ci sì, succede, è un po' sì, deludente. esatto. E poi un altro tema è quello dell'essere pallidi. Ok, È in vero, Italia essere un è vietato. italiano pallido, cioè con una carnagione chiara tipo la mia, anche quella di Niccolò che non è particolarmente abbronzata, ti crea un sacco di problemi. Facciamo vedere la carnagione qua. Esatto. Vedete che la Siamo mia anche stati, carnagione è questa, però la maglietta siamo anche si stati vede al tanto. mare, Non ok? sembra. Questa è la nostra Siamo carnagione. stati chiusi in albergo? No, No. perché eravamo in campeggio, quindi. Sì, a me capita spessissimo che mi dicano: Ma Francesca, stai bene? Sei malata? Sei Sei pallida. Sei pallida. italiana, devi essere. Non mi piace prendere il sole, non voglio passare tutta la mia estate a sudare sotto il sole e quindi c'è un po' questa pressione, anche per chi ha naturalmente una pelle non mediterranea, diciamo, di essere sempre abbronzati. E È vero, è vero. sì. Ma quello in generale, anche tra noi italiani, cioè, quando siamo tornati dal mare, prima cosa che ha detto mia mamma è: Ma come sei pallida? Ma non hai preso il sole? Sì, l'abbiamo preso, però non tutti si abbronzano in maniera perfetta. E Mm, quindi questo è un po'. Tutti e due paghiamo un po' questo problema di non essere mai abbastanza abbronzati. sì. Se fossimo tanto abbronzati sembreremmo più italiani, probabilmente. Però dovremmo avere. Gli uomini devono anche avere, secondo me, io ho la barba, Mm, però secondo me si aspettano anche che hai tanti peli sul corpo, no? Sul petto, quindi devi mm, essere, no, muscoloso, il petto pieno di peli, no? La mm, voce profonda, vero Italian Latin mm, lover. mm. Invece no, Sì. ci sono italiani come me, Sì, quindi. e ci sono italiani che si vestono in modo informale, non Mm, tutti gli italiani si vestono molto eleganti e sempre, ad esempio noi siamo sempre molto informali. No, non ci piace vestirci troppo elegante sempre, anche se tutti intorno a noi di solito sono vestiti sempre molto bene. Forse un'altra cosa che si aspetta la gente da noi italiani è che dobbiamo sempre difendere il nostro paese. Cioè dobbiamo Mhm. sempre dire, ah, l'Italia, no? L'arte, il cibo, turismo, la bella Mm, vita. Invece in realtà altra cosa per cui forse siamo un po' atipici, o non noi, ma in generale la gente non se lo aspetta, gli italiani sono molto critici sul loro paese, perché l'Italia è un paese che ha tantissimi problemi. mm, mm. Quindi non è che diciamo, ah, io vengo dal paese più bello del mondo. L'Italia è un paese bellissimo che ha tantissime cose belle, ma anche tanti problemi. Quando lo dico agli stranieri, loro dicono, ma come? Io potessi vivere in Italia, che bella vita. No, non è vero, vivere in Italia, a meno che non si hanno tantissimi soldi, è una vita molto complicata.
paese che ha problemi economici, problemi di infrastrutture, Mm. di servizi pubblici, di corruzione, ne abbiamo tantissimi. Quando lo diciamo, loro stiamo un po' rovinando il sogno di Sì. molti turisti che vorrebbero venire a vivere qua, come magari noi lo facciamo dicendo ah, che bello vivere negli Stati Uniti, in Spagna, in Irlanda, e magari anche quelli sono stereotipi, non è vero. Però Mhm. anche questo l'ho notato, si aspettano che noi dobbiamo difendere, ah, Italia, i migliori del mondo. È vero, sì. I miei studenti sono sempre molto sorpresi quando dico, sì, va bene, mi piace l'Italia, però forse non vivrò qui tutta la vita, no? No, il paese più bello del mondo. Sì, per certi versi sì, per certi versi no. Più no. Siamo anche contenti. Bene. Bene. Fateci sapere Diteci voi se... se sembriamo abbastanza italiani. Esatto, siamo abbastanza italiani nel nostro... Francesca, now we ask our viewers on the YouTube. Please reply in the comments section. Sono passato al russo praticamente. No. Fateci sapere, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube. E non dimenticatevi di iscrivervi alla newsletter perché sta per uscire il mio libro, quindi vi voglio aggiornare. Ma gli italiani sono pigri, non scrivono i libri gli italiani. Invece Francesca, ma sei sicura di essere italiana, Francesca? Abbastanza. Quando vedrete il libro che ha scritto Francesca, capirete che non siamo né pigri né stupidi, almeno Francesca, io. Va bene, appuntamento al prossimo video, sempre con una tazzina veloce con Italiano Espresso. Ciao!